Ad Hollywood una volta ho sentito una storia. Stan Laurel, il famoso comico che era il compagno di Hardy, Staglia e Olio per capirci, nel 1930, esattamente il 31 maggio, ha avuto un figlio. Questo figlio si chiamava Stanley Robert, ma questo bambino è morto dopo 9 giorni. Bene, la storia che ho sentito a Hollywood dice che il bambino non è morto dopo 9 giorni, ma Lois, la moglie di Stan Laurel, che era in rottura con lui perché lo abbandonava, perché la tradiva, perché lavorava troppo e la trascurava, ha detto che era morto, ma invece l'ha dato ad una donna alla quale era morto un figlio che stava nel suo stesso ospedale. Questa donna si chiamava Margaret ed era un'impiegata della IBM. E questa Margaret ha portato il figlio a casa dicendo al marito che era il bambino che le era nato. E il marito, che era un operaio di un'acciaieria, lo ha adottato praticamente come suo figlio e l'ha chiamato Clinton. Il suo cognome era Eastwood. Questa è la storia di come è nato Clint Eastwood. Chiaramente è una leggenda nera, è una storia di Hollywood, è una fake news tipica. Eppure c'è qualcosa nella genialità di Clint, che è sotto certi aspetti quella di Stan Laurel, che era uno straordinario comico. Pensate che addirittura Buster Keaton diceva che né Chaplin né lui facevano ridere, era solo Stan Laurel che faceva ridere. E nella magrezza di Stan e nella fissità di Stan c'è qualcosa, paradossalmente, che possiamo ritrovare anche in Clint. In ogni modo, al di là di questa leggenda, Clint comincia la sua carriera nel 1959 diventando protagonista di una serie televisiva che si chiamava Gli uomini della prateria, dal 59 al 66, credo. E questa storia è una storia molto importante perché lo forma, perché gli permette di vedere come si gira. Addirittura si dice che abbia girato addirittura qualche episodio ed è la storia di un viaggio, di un lunghissimo, eterno viaggio. Il viaggio era, questi uomini della prateria sono i cowboy che portano le mucche dal Texas fino alle stazioni ferroviarie per 1500 km lungo il Chisholm Trail, questa famosa pista di Chisholm che attraversa territori indiani, banditi, ed è proprio questo tema del viaggio, un tema che ritroveremo sempre e costantemente nella formazione, nella preparazione e nei film di Clint Eastwood. Tanto è vero che quando nel 1964 lui viene in Italia, viene chiamato in Italia per interpretare il Pugno di Dollari, lui porta già dentro di sé questo elemento del nomade. E una volta ho parlato con Sergio Leone e gli ho detto una mia osservazione, cioè avevo saputo che Sergio, come prima scelta, aveva avuto quella di James Coburn, che aveva visto nei Magnifici Sette. E James Coburn lo aveva impressionato perché era come un serpente, fermo, stabile e poi all'improvviso che scatta. Poi Coburn voleva 25.000 dollari, mentre invece Clint si accontentava soltanto di 15.000 perché la moglie voleva venire in Italia e vedere l'Europa. Quindi Clint accettò di fare questo fatto anche perché pensò, ma chi lo conosce questo regista italiano per fare un assurdo western? Anche se c'è qualcosa che non va bene, il film non arriverà mai in America e io potrò continuare a fare la mia serie. Soltanto che il film andò benissimo. Ed è proprio questo aspetto da serpente, questo tempo bloccato, fermo, con lo scatto che Leone genialmente ha trasportato in Clint Eastwood e che Clint ha assorbito a fare dell'uomo senza nome, questo misterioso personaggio, questo Ulisse del West, perché di nuovo ritorna questo mito, un uomo che non si sa da dove venga e non si sa dove va, un uomo che si ferma, esattamente come Ulisse si ferma nei posti più incredibili e poi riparte sempre, spinto da qualcosa che non conosciamo. E come Ulisse, anche questo non ha nome, cioè è come se si chiamasse nessuno. Quindi Clint, dopo la famosa trilogia del dollaro, per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più, il buono, il brutto e il cattivo, chiaramente la sua fama a questo punto scoppia anche negli Stati Uniti. Pensate che per i primi due film la United Artists non aveva voluto prendere i diritti. Invece sul terzo li prende, il film ha un successo straordinario e qui comincia una delle, diciamo così, vicissitudini tipiche di Clint Eastwood. La critica continua a dire che è legnoso, che è immobile, che, mutuando la famosa espressione che aveva
fatto con perfidia Sergio Leone, che aveva due espressioni, una con il cappello e uno senza. E quindi continua a bistrattarlo sotto certi aspetti, senza accorgersi invece che già Clint impersonava questo mito, questo personaggio che è un personaggio eterno, appunto come ho già detto, Ulisse. Tant'è vero che quando poi Clint torna negli Stati Uniti, fa una sua società, quella che diventerà la famosa Malpaso, e per la United Artists ripropone questo modello con in piccolo più in alto, diretto da Ted Post, che era già stato il suo regista negli Uomini della Prateria. E c'è un altro incontro importante, come era stato importante gli Uomini della Prateria, come era stato importante Sergio Leone per affinare il personaggio, qui c'è l'incontro con Don Siegel, uno straordinario regista. Pensate che era il montatore di Casablanca e aveva fatto un lungo mestiere facendo per circa 40 film, girando le seconde unità, tutte le scene d'azione. Quindi era un professionista in grado di capire esattamente la forza e la decisione di Clint Eastwood. E infatti i due mettono a punto il personaggio, prima l'uomo dalla cravatta di cuoio e poi Clint decide di lasciare il western, le sue atmosfere e di avvicinarsi alla contemporaneità. Lo fa con un film di mezzo insieme a Don Siegel che è La notte brava del soldato Jonathan, ambientata praticamente durante la guerra di secessione, ma poi decide di passare assolutamente alla contemporaneità, a portare l'uomo senza nome, il cavaliere solitario, a portarlo nella metropoli. E lo fa con due film, uno di cui decide di fare la regia perché oramai si sente in grado di farlo e si chiama Brivido nella notte, e l'altro è il famoso Ispettore Callaghan, la serie che fa proprio per merito e con la bravura di Don Siegel. Il passaggio alla regia è anche merito, come ho già detto, di Don Siegel, perché è lui che lo incoraggia, lui che l'aiuta, addirittura è lui che lo sponsorizza per iscriversi al sindacato dei registi. Quindi è un'unione molto importante e non a caso quando Clint farà un film importante, veramente importante, che si chiamerà Gli Spietati nel 92, la dedica del film è a Sergio e a Don, cioè ai due numi tutelari, ai due Virgilio, fra virgolette, che lo hanno accompagnato in questo lungo cammino. Ma adesso il cavaliere, come ho detto, senza nome, è calato nella contemporaneità e deve muoversi ed agire, e si muove ed agisce con la stessa decisione, ma sempre come il serpente, cioè aspetta e scatta, aspetta e scatta. Anche perché da questo momento in poi il personaggio di Clint comincia a prendere un aspetto, diciamo così, etico sotto certi punti di vista, cioè la comunità ha dei problemi, come era nei film precedenti le comunità western, e arriva un cavaliere. Questo cavaliere non è senza macchie e senza paura, forse ha molte macchie, forse ha persino paura, ma è sicuramente deciso, è sicuramente, crede sicuramente nel fatto che se c'è del marcio, se c'è del lavoro da fare, qualcuno lo deve fare, bene o male, ma è già importante che lo faccia, e l'uomo con coraggio, l'uomo deciso, agisce. Questo è Callaghan e questi sono da questo momento i suoi eroi, che sia poi Lo straniero senza nome o la 44 Magnum per l'ispettore Callaghan, una calibro 20 per lo specialista o il texano dagli occhi di ghiaccio, cielo di piombo, l'ispettore Callaghan. L'uomo nel mirino è sempre ed è soltanto l'uomo senza nome che va avanti e che interviene e che combatte. A proposito della Magnum, la gente pensa sempre che la Magnum sia la pistola, la famosa pistola a canna lunga, la Smith Wesson, la 6,29, ma in realtà la Magnum è la pallottola, questo mi hanno spiegato sia ad Hollywood che uno specialista italiano che era Benito Stefanelli, il maestro d'armi di Sergio Leone. C'è uno sceriffo, un ranciero sceriffo negli Stati Uniti che si chiamava Elmire Kate, il quale si dedicava a preparare delle pallottole speciali per andare a caccia degli alce e degli orsi, e potenziava le pallottole, e lui inventò la 44 Magnum, cioè questa pallottola super potente che appunto veniva usata poi per questa Smith Wesson, capace di bloccare un uomo in corsa con un solo colpo, e che quindi, secondo quello che diceva Clint, la pistola più potente del mondo. Anche se non è vero, però sicuramente è una fra le più potenti. Ma intanto, per alimentare le sue regie,
Clint continua a fare Callaghan, che è un film che ha molto successo e che funziona sempre. Un altro di questi film di Callaghan molto particolare è quello che il titolo italiano è Coraggio, fatti ammazzare. Il titolo inglese invece è Impatto improvviso. E questo Coraggio, fatti ammazzare è una storia curiosa e divertente. In realtà Clint, se ricorderete nel film, è la famosa frase che lui usa contro questo criminale che ha il fucile nelle mani ed è pronto a scattare mentre lui ha scaricato la pistola e non si sa se i colpi che lui ha sparato sono 5 o sono 6, quindi non si sa ancora se nella canna, se nel tamburo gli è rimasto ancora un colpo. E quindi lui sfida il criminale dicendogli provaci praticamente, no? Prova a prendere il fucile che forse non ho più proiettili o forse ne ho ancora. E dice la famosa frase, in italiano è coraggio fatti ammazzare. In realtà la frase in inglese è go ahead, make my day, cioè coraggio, datti da fare, dai un senso alla mia giornata. Ma il momento in cui veniva doppiata, Michele Calamara, che era la voce ufficiale di Clint, scelta proprio da Clint, gli è venuto in mente, proprio per adattarla alla frase inglese, questo coraggio fatti ammazzare. Clint l'ha approvato e da allora è diventato il leitmotiv e il titolo del film. Tornando invece ai film di Clint, a questo punto c'è un film epocale, sempre dovuto a Don Siegel, che è fondamentale per la carriera di Clint ed è Fuga da Alcatraz. È la storia di questo personaggio, uno dei pochissimi, sono stati in 3 a fuggire da Alcatraz, tutte e 3 insieme, con una fuga rocambolesca. Ma al di là di questo film segna di nuovo una svolta. Segna di nuovo una svolta perché è come, nel paragone che ho fatto, come se Ulisse finalmente riesce ad uscire dalla prigione di questo eterno viaggio e a questo punto comincia a diventare con una coscienza diversa, comincia a diventare quasi un Ettore, cioè comincia ad acquistare un'etica che non è più quella del bene e il male, ma è un'etica in cui vengono comprese per la prima volta le ossessioni e le frustrazioni delle persone, non ci sono più peccati, ma ci sono soltanto delle sfumature di male e delle sfumature di bene e il nostro cavaliere della Valle Solitaria è capace di muoversi fra queste forme senza essere un eroe e senza essere un dannato. E l'apoteosi di questa cosa è appunto il Cavaliere Pallido, che è proprio ispirato al Cavaliere della Valle Solitaria, il famoso film che si chiama Shane, ed è il famoso film con Alan Ladd, che non so la vostra infanzia, ma la mia è stata sicuramente influenzata da questo film, come probabilmente anche l'infanzia di Clint Eastwood. Il Cavaliere Pallido, The Pearl Rider, è chiaramente un settimo sigillo, perdonatemi questo paradosso, ma in realtà è vero, un settimo sigillo western, perché il richiamo è proprio ai Cavalieri dell'Apocalisse, il primo dei Cavalieri che compare quando viene rotto il settimo sigillo, arrivano i 4 Cavalieri dell'Apocalisse, il primo Cavaliere è su un cavallo pallido, bianco, va bene? E nelle interpretazioni dei biblisti può essere sia il vincitore, Cristo, che precede il male, ma sia il male stesso, perché poi i cavalieri che seguono sono la morte, la pestilenza e la guerra. Quindi questo film, proprio per la sua tipo di rappresentazione, è un film dove di nuovo c'è una comunità, dove di nuovo questa comunità è vessata e di nuovo in questa comunità come c'è un'apertura quasi metafisica, come per un miracolo, come per i desideri di questa giovinetta che chiede che accada qualcosa per togliere il male del mondo, arriva questo cavaliere pallido. Il viaggio del cavaliere medievale del settimo sigillo diciamo così, possiamo dire che si conclude con Gli Spietati. È un film del 92 ed è un film molto importante nella filmografia di Clint Eastwood. A parte il fatto che prende 4 Oscar, miglior film e miglior regia, e l'Oscar ai suoi 2 amici, Morgan Freeman e Gene Hackman. Ed è un film dove questo confine tra il bene e il male non c'è più. Cioè quello che conta è da che parte sei nel momento in cui il bene e il male si palesano.
questo quello che conta, non conta quello che eri, conta quello che sarai, conta che cosa hai portato del tuo passato nel tuo cuore e che cosa sei disposto a gettare via e prendere di nuovo per una nuova avventura, per un nuovo coraggio, come farai a cambiare e a cercare, come ritroverai l'innocenza. E questo ricercare di nuovo l'innocenza, questo desiderio di essere nuovo nonostante quello che ti è accaduto, quello che hai fatto, trova il trionfo in un film molto importante anche questo, che si chiama Mystic River, dove appunto per la prima volta si è innocenti non perché lo si è stati, ma perché lo si diventa e si è colpevoli anche se si era innocenti, perché la cosa importante, lo ripeto, è quello che tu investi nel tuo futuro, è il coraggio che hai di guardarti in fondo e di capire e come ho detto prima, quello che conta non è quello che eri, ma quello che farai, quello che fai. Ed è molto facile in questa situazione che chi sembrava il colpevole in realtà è innocente e chi è innocente in realtà diventa un colpevole perché ci sono degli scheletri nell'armadio che ognuno li sa gestire, le ossessioni, i drammi, i peccati che abbiamo addosso quando si apre l'armadio, quando si apre il vaso di Pandora, alcuni ne rimangono soffocati, altri se ne liberano e riescono ad affiorare, a capire e a scoprire anche una nuova innocenza. Durante la preparazione di questi film c'è una strana digressione di Clint Eastwood ed è un film che io chiamerei quasi un western romantico, cioè una fuga nella nostalgia, ma nella nostalgia più dolce e più struggente, ed è I ponti di Madison County, dove Meryl Streep ottiene un Oscar per la sua interpretazione e dove Clint si avvicina di nuovo a una forma nuova e diversa, in cui la solitudine delle volte è anche il frutto delle occasioni perdute ed è di nuovo Ulisse ed è di nuovo un naufrago che incontra Meryl Streep, un'altra naufraga, e sono due che escono fuori dalle famiglie, escono fuori dagli affetti per ritrovarsi, come in uno che ha avuto 5-6 compagne e 7 figli, quindi una vita sentimentale piuttosto travagliata, 7 figli di cui 3-4 fuori dal matrimonio, è come se la famiglia e gli affetti in realtà fossero poi un tesoro ma anche un peso, un carico prezioso ma anche pesante da portare. E quando infatti i suoi personaggi in tutti i film sono sempre liberi, al massimo hanno un figlio, oppure non c'hanno nessuno, cioè si legano e si sciolgono, proprio perché è come se lui sentisse questa costante esigenza della libertà, probabilmente perché l'uomo senza nome è l'eterno vagabondo, è lo zingaro, ma quello che abbiamo chiamato il Cavaliere del Settimo Sigillo, quello che abbiamo chiamato anche Ettore, in realtà ha il cuore di Ulisse e come Ulisse deve riprendere a navigare, deve cercare, deve trovare una sua strada. Adesso che ha capito che il bene e il male non sono confini, può muoversi in una direzione in cui l'affetto lo prende, l'affetto riesce a impossessarsi del suo cuore e il film in cui questo accade è Million Dollar Baby, in cui proprio questo vecchio allenatore, questo vecchio Clint consunto e deciso, il serpente che sa scattare all'ultimo momento, ma ormai non c'è neanche più bisogno che scatti fisicamente, perché i suoi occhi ci dicono quando scatta nell'anima, quando il suo animo è rimasto quello del serpente, pronto a scattare e a capire, anche se nascosto da un'apparente lentezza, qui questa volta finalmente Clint compie una scelta definitiva, sa da che parte andare, sa come decidersi e lo fa al di là di qualunque morale e lo fa al di là di qualunque conformismo e di qualunque, diciamo così, paura. Lui sceglie, fa una scelta d'amore e la fa con coraggio estremo, lo fa con una forza d'animo che riluce in tutto il film e ne fa un nuovo eroe e non conta che oramai sia vecchio, non conta che oramai sia, come ho detto prima, consunto, a Roma diremmo acciaccato, cioè gualcito proprio, conta questo che la sua anima è indomita, come erano le sue pistole una volta e proprio One Million Dollar Baby
è proprio il film in cui, non a caso prende di nuovo 4 Oscar, in cui questa forza, questo coraggio si appare per la prima volta in maniera completa e si riverbera in Gran Torino, in cui l'eroe non è più magnifico esternamente, ma è magnifico internamente. Dopo Gran Torino c'è un altro film molto importante nel 2009 che si intitola Invictus, il film su Nelson Mandela. Questo è un film in cui dobbiamo capire una cosa fondamentale. Invictus in latino non significa invincibile, significa non vinto. E c'è una differenza profonda perché per gli antichi romani eh, in- un non vinto era un uomo libero, mentre invece un vinto era uno schiavo, cioè era qualcuno che non era stato in grado di difendere la sua libertà. Quindi invictus significa uomo che sa difendere in ogni momento la sua libertà. E non a caso l'ispirazione è dovuta a questa famosa poesia che Nelson Mandela recitava a se stesso per farsi coraggio, ed è una poesia dello scrittore William Halley, al quale è una notizia curiosa. Robert Louis Stevenson, il famoso scrittore, si era ispirato perché Halley aveva avuto a 12 anni una malattia, una tubercolosi ossea che l'aveva costretto ad avere una gamba amputata e per tutta la vita è stata male, ma ha sempre resistito, ha sempre avuto coraggio, ha sempre combattuto, e tant'è vero che ha ispirato proprio la figura di Long John Silver, il famoso Nostromo che appare nell'Isola del Tesoro. William Halley è uno scrittore del Settecento, contemporaneo credo di Walt Whitman, ed è proprio sia Whitman con Capitano mio capitano, il lungo viaggio è finito, e in questo caso William Halley che diceva questa stupenda poesia in cui la notte è oscura, le ombre si addensano, ma io non ho paura perché io sono padrone del mio destino, io sono il capitano della mia anima. Ecco, da questo momento in poi Clint diventa, come lo è stato precedentemente, ma questa volta lo afferma, diventa il capitano della sua anima, ma non più il capitano dell'anima di un eroe straordinario, leggendario, particolare dell'uomo senza nome. No, adesso l'uomo senza nome non è più lo straniero che arriva, ma l'uomo senza nome è uno dei tanti nella massa, perché ognuno di noi è un eroe. E quindi a questo punto vengono fuori dei film sulla scia di Cantorino che sono American Sniper, Sully, The Mule, fino all'ultimo Richard Javel. Tutte persone qualunque, tutte piccoli e straordinari eroi sui quali Clint mette la lente. Non è più Callaghan, ma è qualcuno ben più forte, più coraggioso, più deciso di Callaghan, perché è un eroe quotidiano. Quindi buon compleanno Clinton, capitano della nostra anima di spettatori. Siccome ogni volta finisco queste recensioni raccontando un aneddoto, permettetemi di raccontarne uno in cui mi sono sentito un po', diciamo così, all'ispettore Callaghan. È chiaro che esiste questo tipo di esaltazione che io provavo da ragazzo quando facevo il gattaccio randaggio di Trastevere e che ancora oggi proviamo quando vediamo un film in cui ci immedesimiamo nel protagonista. E quindi Callaghan ogni tanto, nonostante che ci sia la violenza, queste cose, però ogni tanto ci esaltava e ci colpiva, magari per criticarlo, però funzionava. E c'è stato una volta che anch'io da adulto mi sono sentito Callaghan ed è una storia strana, curiosa che voglio raccontarvi. Mi trovavo ad Hollywood, stavo facendo delle riprese di un film e non ero contento del sangue che avevamo. Io lo chiamavo il sangue cirio perché mi sembrava proprio estratto di pomodoro. E stavo a cena con il produttore, il quale aveva fatto venire anche il capo degli effetti speciali, che mi aveva portato 2 fialette di questo sangue, di un suo sangue speciale, che lui faceva una sua composizione segreta e che io avrei potuto aggiungere al mio sangue, quello sul set, in modo da poter avere un colore che efficace. Proprio per questa ragione, prima di fare questo esperimento, il produttore poi mi ha detto, dice guarda, quando vai sul set fammi la cortesia, porta questa somma di denaro perché dovevamo pagare la location dove stavamo ed un'altra serie di spese. Giravamo un po' fuori Los Angeles, abbastanza fuori Los Angeles. E quindi mi ha dato questi $20.000 circa, un rotolo di dollari così, che erano anche abbastanza
di piccolo taglio, proprio perché dovevamo distribuirle in varie direzioni. Io ho preso queste fialette del sangue, ho preso questo rotolo di dollari e sono uscito, ma ho commesso un errore. Invece di andare direttamente in albergo a dormire, sono passato a salutare una mia amica, e chiaramente questo tipo di saluti, uno va lì per stare 5 minuti e poi sono finito per starci, è finito che insomma, ho fatto molto tardi, di fatto sono uscito circa le 4 di notte. Per sbrigarmi a tornare in albergo, essendo poco pratico di Los Angeles, ho preso una strada e sono passato per un quartiere dove non bisognava passare. E infatti in questo quartiere, che mi stavo quasi perdendo, ho deciso di rallentare per chiedere un'informazione e mi sono fermato vicino a un pick-up che stava quasi attraverso la strada, un pick-up scassato e una vecchia berlina. Però quando mi sono fermato mi sono reso conto che in realtà questi due automezzi bloccavano la strada, e quindi io c'ero finito come un idiota, tranquillamente mi ero fermato. Tant'è vero che c'è stato un signore, chiamiamolo signore per una forma di cortesia, grande, grosso e nero, con delle collane e credo anche dei tatuaggi, ma non si capivano bene, che si è avvicinato a me, e la mia macchina era scoperta purtroppo, e quindi non è che uno poteva difendersi troppo. Si è chinato con la sua grossa mole e mi ha detto, facendomi capire che dovevo consegnargli quello che avevo. Io mi sono toccato per far capire che non c'avevo praticamente niente, ma poi mi sono ricordato con terrore che avevo 20.000 dollari che avevo messo nel cruscotto. Il tizio nero grosso non si è fatto deludere, ha guardato un po' schifato i miei 20 dollari che gli ho consegnato, che avevo addosso, e poi mi ha indicato il cruscotto e io ho infilato la mano nel cruscotto pronto a consegnare i soldi perché non so come fare. Quindi ho preso questa busta dove avevo messo le cose e l'ho diretta, ho cercato di porgerla verso di lui. Ma chiaramente nella penombra della notte questa busta aveva questo strano aspetto, per cui siccome è molto abituale a Los Angeles, negli Stati Uniti, che la gente gira armata, e io quando ho visto il suo lampo di terrore con cui ha guardato questo involto, mi sono ricordato che a Roma mi era accaduta una cosa simile. Chiaramente mi era accaduta a Primavalle, io avevo risposto in dialetto, ho detto beh, ma che volete, con una voce così, ed ero passato per un duro che andava in giro. Qui non avevo la voce, ma poca, di fronte a quel signore grande, grosso e nero, ma soprattutto non avevo il dialetto. E quindi però mi sono limitato alla Callaghan a avere uno sguardo deciso, per quanto potevo essere deciso, diciamo, fra virgolette, penosamente deciso, però continuando a stringere con una certa paura che però sembrava ferrea determinazione questo involto. Il signore grosso e nero ha alzato le mani e mi ha fatto go, mi ha detto di andare. Ed io, tenendo sempre l'involto con una mano sola, ho guidato, fortunatamente c'era il cambio automatico, quindi non dovevo cambiare la marcia, mi sono allontanato incredulo nella notte, continuando a stringere questa pseudo pistola, sentendomi un penoso ma vittorioso Callaghan, perché in realtà questa pistola era soltanto l'involto, come vedete, che avevo, ecco qua, le fialette che mi aveva dato l'effettato speciale e il rotolo di dollari. Qui chiaramente sono tutti pezzi di carta, ci sono solo 5 penosi dollari davanti, però era questo, e quindi così me la sono cavata. Quindi grazie Clint, oltre agli auguri ti ringrazio anche per avermi salvato la pelle. Un avviso importante: il produttore di queste video recensioni, Mario D'Andrea, vorrebbe inserire queste video recensioni in Rotten Tomatoes, ma per farlo ha bisogno di aumentare il numero degli iscritti. Quindi se vi interessa quello che dico, vi prego per favore di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella. Grazie.